Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi andremo finalmente a vedere come gestire in modo definitivo le nostre luci con la domotica, le prese, il tutto anche con un discorso di risparmio energetico. E com'è che lo faremo? Lo faremo con questo bellissimo prodotto che ha tirato fuori Aqara, ovvero la Aqara FP1, che è un sensore a microonde che riesce a capire a che distanza è presente una persona all'interno della stanza e soprattutto se permane in questa stanza. Quindi ragazzi, seguitemi per tutti i dettagli dopo la sigla. Bene ragazzi, adesso ci trasferiamo sull'altra telecamera e procediamo subito all'unboxing. Allora, questa è la scatoletta, l'ho fatto arrivare ovviamente dal mercato cinese perché qua è difficile trovarlo su Amazon, quindi tramite AliExpress, poi comunque vi lascio il link in descrizione. Abbiamo un adattatore, come potete vedere, europeo, anche se in realtà di default arriva con il suo adattatore cinese, come potete vedere qua dentro. Eccolo qua l'altro adattatore che sicuramente non useremo. Vi dico subito che si presenta con un cavo USB, quindi non funziona a batteria, quindi il vero grosso limite di questo prodotto è proprio questo, il fatto che dovete avere comunque una fonte di alimentazione dove andarlo a mettere, quindi non è come i classici PIR della Aqara, per intenderci. Ha un cavo molto lungo, questo è il sensore in sé della Aqara, ha ovviamente la possibilità di essere tranquillamente incollato e appoggiato su un mobile, oppure tramite questo piastrina di ferro in quanto magnetico, quindi potete anche incollarlo comunque se avete una superficie di ferro, sì, tramite il magnete che ha incorporato si attacca in automatico. Se no è possibile attaccare questa parte metallica al muro con i tasselli e andare a metterci questo qua sopra. Dopodiché così è come si presenta il sensore, abbastanza gradevole. Ora andiamo a includerlo tramite la nostra chiavetta la nostra chiavetta Zigbee e tramite Zigbee to MQTT andiamo poi a configurarlo. Vi spiegherò tutte le funzionalità, ma cosa ancora più importante e interessante, come utilizzarlo all'interno delle nostre automazioni e le varie possibilità che ci offre. Ok, quindi adesso ci spostiamo un attimo a PC. Io sono già all'interno della mia, diciamo, Zigbee MQTT, la mia dashboard. Ne ho già inseriti 3, come potete vedere, quindi ho microonde studio, microonde sala, microonde camera bimbi. Perché sto facendo questo? Perché mi voglio dotare in ogni stanza della mia casa appunto di questo tipo di rilevatori che in accoppiata, poi vi spiegherò perché, con i PIR classici, a quel punto potete fare delle automazioni perfette sia dal punto di vista di risparmio energetico, sia dal punto di vista di disabilitazione delle prese, quindi spegnere completamente una stanza quando non c'è nessuno in questa stanza, sia proprio la gestione tramite domotica delle luci, quindi mantenere accesa una determinata luce quando appunto una persona è all'interno della stanza e anche non si muove, cosa che con i PIR non è possibile fare. E nel momento in cui una persona lascia appunto questa stanza sarà possibile andare a inibire completamente la stanza. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto io. Allora iniziamo per ordine, quindi iniziamo ad andare a vedere le opzioni che ci dà questo tipo di microonde. Quindi io sono in studio, per esempio, iniziamo ad andare a vedere questo. Allora, prima di tutto vi devo dare una brutta notizia, nonostante sia un dispositivo collegato tramite la corrente e quindi non a batteria, non è un router, quindi non può ritrasmettere il segnale verso gli altri apparati Zigbee, ma lo vede come un end device, ok, Zigbee MQTT. Vi ricordo che per includere questo tipo di sensore vi conviene aggiornarlo, il prodotto Zigbee to MQTT, e dovete aggiornare anche il firmware probabilmente della vostra chiavetta. Vi ricordo che per aggiornare il firmware della vostra chiavetta non sarà necessario poi rincludere tutte le periferiche, ma andate sul sito che vi è spiegata poi la procedura. Vi chiedo di lasciarmi nei commenti se eventualmente vi interessa che vi faccio vedere questa procedura
su una qualsiasi tipo di chiavetta, quindi scrivetemelo, piuttosto che scrivetemi cosa vi interesserebbe vedere, sempre riferita al mondo di Zigbee to MQTT, approfondire in generale. Ora andiamo a vedere i valori che espone. Espone ovviamente la presenza, quindi ci dice se c'è qualcuno o meno nella stanza, come potete vedere mi dice vero. Mi dice anche a quanto sono distante, quindi approach vuol dire che sono molto vicino, ok? Piuttosto che altri eventi, come sto entrando, sto uscendo, entra a sinistra, esce a destra, esce a sinistra, avvicinamento, distante, eccetera, eccetera. Allora, alcune cose come sinistra, destra, eccetera, eccetera, non sono molto precise. Io quello che vi consiglio nel monitor mode è di impostarlo a undirected, perché se mettete left e right vi dà questo tipo di informazioni, ma non è precisa. Quindi con undirected, secondo me, è la configurazione migliore. Poi per quanto riguarda la distanza, l'approccio a distanza, cioè quando il sensore entra in approach, se vuoi una sensibilità vicino, medio o comunque far lontano. Quindi anche qua io lo setto sul medium perché il mio sensore è non è in alto in un angolo della parete, quindi probabilmente andrebbe cambiata, è abbastanza vicino al tavolo, quindi andrebbe bene, diciamo, medium. Stessa cosa per motion sensitivity, ecco qua io consiglio assolutamente medio, poi vi spiegherò anche il motivo. C'è la possibilità di effettuare un reset, ovvero della presenza, nel momento in cui schiaccio il reset qua tornerà falsa e poi tornerà a rilevarmi. Dà anche la temperatura, quante volte è andata via la corrente, se può essere interessante dall'ultimo abbinamento, e ovviamente il link quality. Ora questi qua appunto sono le configurazioni che è possibile effettuare, queste prime tre, che io vi consiglio di lasciarle come le vedete. Ok, poi altre impostazioni specifiche, c'è la possibilità di tarare come offset appunto la temperatura, visto che appunto dà questa possibilità. Altre cose non ci sono. Questo è il JSON che l'apparecchio va a mandare a Zigbee MQTT, ma ricordatevi sempre che poi intanto voi lato Home Assistant, perché allora lo utilizzerete lato Home Assistant o lato un altro scusate, non broker, un altro hub domotico che legge un broker, potete usarne anche qualsiasi altro, perché intanto vengono scritti in MQTT questi valori. Bene, quindi adesso che abbiamo visto quali sono i valori che mette a disposizione, entriamo nel pieno della programmazione. Quindi andiamo su Home Assistant, per esempio sulla mia istanza, dove io ce li ho già. E cosa ho fatto? Ho fatto una cosa molto carina per il momento. In quelle tre stanze, allora, prima di tutto io ho questo tipo di visualizzazione, quindi mi fa vedere tutte le stanze della mia casa. Inoltre ho messo questo quadratino che vedete in giro intorno alla telecamera verde. Verde sta a significare che in quel momento, in quella determinata stanza non c'è nessuno. Come potete vedere qua invece c'è un rosso, poi vi farò vedere anche come ho fatto ovviamente. C'è un rosso perché mi dice che in questa stanza è presente qualcuno ed è molto vicino al sensore, ok? Fosse stato invece lontano ed è una persona che sta entrando in questa stanza sarebbe diventato blu. Fosse stato invece lontano ed è una persona che sta uscendo da questa stanza, perché il sensore capisce anche quello, diventerebbe giallo, piuttosto che appunto verde poi nel momento in cui non c'è nessuno. Quindi io sono qua, sono in questa stanza e come potete vedere è rosso. Ora, per farvi vedere che stati espone in questo momento il sensore dello studio, andiamo qua, andiamo a mettere, io l'ho chiamato microonde, eccolo qua. Abbiamo il binary sensor, infatti come potete vedere mi dice che è on. Così invece nelle altre stanze, ad esempio qua nella camera bimbi c'è qualcuno e mi dice che è on. Qua invece in sala non c'è nessuno e mi dice che è off. Quindi se voi usate l'interfaccia che abbiamo visto prima, a colpo d'occhio riuscirete a capire chi c'è e chi non c'è in questa stanza, e sulla base di questo possiamo disabilitare tutto nelle stanze in cui non c'è nessuno, prese e comprese, oltre ovviamente alle luci. Per fare questo, per fare questi quadratini intorno, adesso vi faccio vedere come ho fatto, quindi andiamo in modifica, andiamo a vedere il secondo, che è questo.
e non ho fatto nient'altro che mettere questo stile CSS, ok? Quindi sono andato a definire tramite parentesi graffa percentuale il sensore e ho attribuito a questa variabile sensor il suo stato tramite state sensor.microonde-studio evento, perché io l'ho chiamato così, ovviamente il sensore. Voi lo dovete mettere come l'avete chiamato voi. Dopodiché ho chiuso, percentuale parentesi, ho riaperto e ho fatto un if, quindi ho detto, questo per pulizia del codice, ho detto se il sensore è uguale approccio il suo stato, metti red, se invece else if è uguale ad away, metti yellow, quindi me ne sto andando, se invece sempre il if è uguale a leave, ho messo un RGBA, che non è nient'altro che un altro tipo di colore, nel caso invece in cui sto entrando metti blu, in tutti gli altri casi metti white, quindi vuol dire che mi sta dando uno stato di un sensore di fatto non censito, ok? E quindi mi serve a capire se è bianco che qualcosa non sta funzionando. Quindi questo è quello che ho fatto io per capirlo a colpo d'occhio. Detto questo, a questo punto si potrà andare ad esempio in Node-RED e fare una regola. Adesso vi faccio vedere per esempio una regola molto semplice che ho fatto io per la gestione delle luci in questo caso. Ok? Quindi andiamo a prendere per esempio dove abbiamo messo, dove stiamo vedendo in questo caso lo studio, quindi guardiamolo sulle prese, che è ancora più interessante, perché vi faccio vedere come tramite il sensore di presenza e tramite il sensore, appunto questa microonde, quindi PIR più microonde, riesco tranquillamente a spegnere qualsiasi cosa all'interno del mio studio. Ok? Quindi andiamo sulle prese studio. Quindi qua cosa ho fatto? Qua vado a controllare tramite pool, nelle prese dello studio, un pool, ovvero un gruppo, che ho messo lato Home Assistant. Se poi volete sapere ovviamente degli approfondimenti, come si fanno i gruppi, eccetera, eccetera, sono cose abbastanza base, però giustamente non tutti magari sanno queste cose, scrivetemelo nei commenti, ve lo spiego, comunque farò dei video poi dedicati. Nel frattempo ragazzi, se il video fino a qua vi è piaciuto, vi chiedo di mettermi un bel like e di iscrivervi al canale, ve ne sarò grato. Allora, quindi stavamo dicendo, nel momento in cui vede una qualsiasi presa dello studio accesa, per qualsiasi motivo, ed è un giorno lavorativo, in questo caso compreso tra le 18, tra le 2 di notte e le 18, allora fa un qualcosa, altrimenti, come nel mio caso, inizia a verificare una serie di cose. Quindi se c'è una variabile che io ho impostato lato Home Assistant di lasciare sempre accesa, che mi sono fatto banalmente un input box che è possibile cliccare, poi vi faccio vedere, mi va a cambiare questa variabile. Quindi se io voglio dire, nonostante il microonde, nonostante tutto, lasciami sempre le prese accese, io uso quel tipo di switch, poi vi faccio vedere, per abilitare questa variabile. A questo punto già il flusso si bloccherebbe qua, ok? Adesso lasciamo perdere sonaletto, allarmativo eccetera perché l'ho complicata a piacere. Andiamo a vedere una cosa che potete fare voi molto semplicemente. Quindi se non ho detto di lasciarle accese, va sul microonde studio, e se in effetti nel microonde studio non è, cioè è off, quindi non c'è nessuno, allora parte lo spegnimento di tutte le prese in questo caso, e poi potete tranquillamente aggiungerci anche tutta la parte di luci. Ok? Quindi voi siete sempre sicuri al 100% che nel momento in cui non ci sia nessuno all'interno di questa stanza viene spento tutto, e non nessuno come nel mio caso, che io adesso sono qua davanti allo studio, sono immobile. Se mi baso solo su un PIR, il PIR non mi sta rilevando, sono immobile, quindi mi spegnerebbe tutte le prese, io sono qua a lavorare, quindi non va bene. E invece con appunto la cara FP1, quindi questo bellissimo sensore, lui riesce a capire che comunque una persona c'è comunque all'interno della stanza, anche se è ferma, e quindi lasciamo tutto acceso. Nel momento in cui, io l'ho fatto con un pool che ogni tot gira, ogni un minuto gira e va a verificare queste condizioni, voi potete farlo anche al cambiamento dello stato, per esempio del microonde, che dice la presenza è off, non c'è più nessuno, automaticamente andate a spegnere, sulla base delle vostre esigenze, tutte le prese, tutte le luci nella stanza, ok? Quindi ragazzi è una cosa molto molto potente questa qua.
unita a un sensore di presenza, perché ad esempio questa è la gestione dello spegnimento, ma in realtà io ho anche la gestione dell'accensione di queste prese, che è ovviamente questi due peer che ho, perché io ho sia un peer nello studio sia un peer nella scrivania studio, che va ad accenderli in questo caso. Quindi unite queste due cose, io entro in una stanza e mi accende le luci e le prese, quindi posso usare tranquillamente la mia stanza. Io esco dalla mia stanza, ma veramente non ci sono più, quindi non è che se rimango fermo, sono a letto, sto dormendo e lui pensa che non c'è più nessuno e mi spegne tutto. No, tramite appunto questo microonde riesce a gestirmi perfettamente la cosa, e questo si traduce in risparmio energetico, perché tutte le periferiche in quella stanza collegate, spegnendo le prese, ovviamente dovete avere ad esempio gli Shelly 1PM collegate a queste prese, vi andrà in risparmio energetico, quindi non spenderete dei soldi, oltre a spegnere tutte le luci. Ok, quindi voi effettivamente non ci sarà più il discorso vai a spegnere la luce, te la sei dimenticato, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Gestisce tutto questo Aqara FP1. Quindi la stanza che occupate sarà accesa, la stanza che non occupate sarà tutto completamente spento. Bene ragazzi, io spero di avervi dato un po' di spunti per poi migliorare le regole, fare automazioni ben più complesse, eccetera, eccetera. Io ho voluto farvi vedere queste due cose come l'ho fatta io in modo molto semplice. Ok, come potete vedere qua, vi faccio vedere anche qua dove c'è in questo momento mia figlia, e come potete vedere è blu perché è lontano dal sensore, lei in questo momento è a letto che si sta vedendo un film, però riconosce che c'è qualcuno in questa stanza, infatti è tutto acceso in termini di prese, come potete vedere qua, ok? Se avessi anche gestito le luci sarebbe rimasta per esempio accesa fin quando magari qualcuno con l'interruttore, con la voce, non la va poi a dire di spegnere, ok? Bene, con questo è tutto, ripeto, spero di avervi dato molte informazioni su questo Aqara FP1 che io consiglio assolutamente l'acquisto, costicchia un po', vi dico già subito che se lo dovete mettere in tutte le stanze preparatevi a spendere sui 50 euro a stanza, perché anche facendolo arrivare dalla Cina i costi sono questi. È possibile crearlo con dei componenti, lo stesso funzionamento della Aqara FP1 creato con dei componenti. Se volete scrivetemi nei commenti che volete vedere un video un po' come vi ho fatto quello del lettore delle impronte digitali tramite le SPOM, vi posso fare anche questo per far vedere come risparmiare qualcosa, anche se ovviamente è un po' più un lavoro casereccio, chiamiamolo così. Io vi consiglio, se volete farlo in modo definitivo, di usare questo Aqara FP1 che funziona e funziona bene dai miei test. Ok? Non vi ho fatto vedere che se esco diventa giallo e poi verde, ma vi dico guardate, anzi provo ad allontanarmi per farvi vedere che diventa giallo il riquadro, dopo ovviamente un po', ecco, è diventato giallo perché mi sono allontanato. Se mi avvicino e torno comunque vicino ai monitor, ecco che è diventato di nuovo rosso, perché sono così se esco, quindi è abbastanza reattivo, esco, ci mette qualche secondo in più ad accorgersi, ma se ne accorge poi mi spegne tutto. Bene ragazzi, adesso non vi voglio continuare ad annoiare con questo, ma era solo per dirvi che sono veramente soddisfatto di questo prodotto, mi ha svoltato un bel po' di regole e di automazioni, quindi vi consiglio di acquistarlo. Io intanto vi saluto, vi chiedo di iscrivervi, e eventualmente di mettermi anche un bel like se vi è piaciuto il video e di abbonarvi al canale per accedere un po' in anteprima a questi video che rilascio e soprattutto per aiutarci a supportarci e continuare così a darci la possibilità di fare video di qualità. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao!